tu inizi la partita, ti guardi sul petto e già senti qualcosa. Sono orgogliosa di farne parte. Ha un sapore molto importante per l'attaccamento che mi lega a questo club ormai. Beh, è un amore che ho fin da quando sono piccolo. Ancora una vittoria e per l'Inter femminile sarà Serie A. Baresi per Brussia. Brussia dentro per Pandini. Il tiro respinto. Calcio d'angolo. Dalla bandierina batte Silvia Pisano. Cross sul secondo palo. Gol di Beatrice Merlo. Al 47° minuto le nostre ragazze passano in vantaggio. This one's for all the girls out there. Hey. You better get ready for this. Hey. 'Cause this girl's got everything. Hey. La mia passione per il calcio, diciamo che è come se fossi nata già con la palla tra i piedi, perché mio papà giocava, mia mamma giocava, anche lei, e mio fratello ha fatto 7 anni nel Monza. Quindi io da piccolina ero sempre a vedere lui o a vedere anche le partite tra amici di mio papà e di mia mamma. Quindi quando fischiava la fine del primo tempo io mi mettevo nel campo, facevo qualche corsa con la palla, calciavo e da lì ho detto, bah, perché no, perché non provare? Ho provato e mi è piaciuto sempre di più. E è nata quando avevo 5 anni, che ho iniziato in una squadretta di dove abito io, il Muggiano, dove mi allenava mio padre. E poi a 12 anni mi ha chiamato l'Inter e sono andata a fare un provino e da lì non ho più cambiato squadra. Io ho iniziato a giocare a calcio sin da quando ero piccolina. Ho cominciato nelle strade del mio paesino piccolino, Agnone, un paese di 5.000 abitanti, e subito dopo però un'allenatrice donna che allenava appunto i miei amici coetanei maschi mi ha vista per strada e mi ha chiesto di provare. Mio papà che mi ha trasmesso la passione per il calcio sin da quando ero piccola, comunque a casa mia in televisione si vedevano partite di calcio e campi verdi e quindi penso che la mia passione nasca proprio grazie a lui. Io ho giocato tanti anni fuori con i maschietti e poi anche all'inizio con le ragazze e mi è piaciuto anche fuori, però alla fine ho capito che sono un po' pazza, forse come anche Alessia e tutti gli altri portieri, e giocando fuori mi mancava qualcosa e quel pizzico di pazzia l'ho trovato in porta e devo dire che è un ruolo bellissimo, è una cosa, siamo speciali noi portieri. Vi ho chiamato, mi sembrava giusto farlo oggi per fare il punto un po' sulla stagione e quindi mi sembrava giusto ripercorrere un po' le tappe. Mi piacerebbe parlare della squadra che è andata in campo, quindi delle ragazze e soprattutto della crescita del gruppo, quindi volevo partire da qua, iniziare a capire da voi qual è stata questa crescita, quali sono stati magari i punti salienti e la forza poi che ha avuto il gruppo nel raggiungere questo risultato. La forza del gruppo per me è stata sicuramente anche le vittorie, no? Perché queste vittorie danno forza al gruppo, però ci siamo incontrati ad agosto che non sapevamo bene qual era il destino, cosa ci aspettava, perché era un campionato nuovo e tutto, quindi era difficile nella partenza capire dove potevamo arrivare.
poi man mano ogni partita, ogni allenamento, questo gruppo è cresciuto tantissimo, cioè, si è visto in determinati momenti della stagione che non solo negli allenamenti ma anche in partite molto importanti hanno tirato fuori qualcosa che lo tira solo un bel gruppo. Regi, niente? Ma che ovetti? Non giochiamo? Cercane 2. Metti giusto il telefono, per favore, concentra. Mister, mi serve per caricarmi. Bella vittoria. 2, 1. Le vittorie hanno portato a legare sempre di più e a far andare tutto bene, però sono sicura che con questa squadra, anche se dovessimo affrontare periodi di sconfitte, proprio per il rapporto che abbiamo tra compagni di fiducia, di rispetto e di stima soprattutto, possiamo andare lontano. Siamo un gruppo bellissimo dentro e soprattutto fuori dal campo, e questo è stato il nostro punto di forza, perché tante partite, quando magari c'era qualche piccola difficoltà, il fatto di essere così unite ci ha permesso poi di riuscire a superarle al meglio tutte insieme. Confusione sarà perché tifiamo un'emozione per questo capitano. Batti alle mani, la vittoria è vicina. Batti alle mani, in campo c'è Nessuno si aspettava sarebbe andato tutto così bene, ma la verità è che abbiamo lavorato tanto. Abbiamo lavorato tanto e siamo state tanto unite. E questo fa la differenza. Potevamo anche essere un gruppo con meno qualità o cose, ma alla fine il mix, ovviamente tra le grandi caratteristiche nostre, di tutte le compagne, e il carattere ci ha portato qui. Penso che un gruppo, una squadra come quest'anno, io difficilmente la ritroverò o l'ho mai trovata, perché comunque siamo tutte persone molto, molto unite, molto simili, e quindi insieme riusciamo a farlo bene. Dovevamo aggiustare i minimi dettagli. Hanno creato una squadra fortissima con alti elementi e ci è bastato solamente lavorare insieme e fare sacrificio l'una per l'altra per arrivare a questi obiettivi che abbiamo raggiunto fino adesso. I ain't never felt a love this strong. Got me waking up thinking about him in the morning. Key to everything, the king to my throne. I even like the text messages to my phone. Personalità diverse che però riescono ad unirsi molto bene, ad amalgamarsi molto bene all'interno di questo gruppo e ad emergere sia come singolo che come gruppo stesso. È cresciuto lo spogliatoio perché c'erano all'inizio dell'anno 12 ragazze dell'anno scorso e 6 nuove, quindi... Nella scelta di questi 6 elementi sia stata davvero intelligente, perché probabilmente adesso guardandola da fuori, poi magari tu che c'eri anche negli anni precedenti puoi darmi conforto in questo, è mancata però quell'esperienza, quella capacità di mantenere anche insomma, lo spirito di gruppo e l'obiettivo fermo dinanzi per tutta una stagione senza grandi disequilibri tra grandi entusiasmi o grandi depressioni. La sensazione mia, per esempio, quando sono venuti in ritiro vecchie giocatrici, nuove arrivi, è che in quel momento, per esempio, non ci fosse grandissima, nel momento del ritiro, di inizio stagione, che ci fosse grandissima coesione, anzi che in quel momento magari ci fosse un momento di... Eravamo appena iniziati, c'era qualche di conoscersi, però quelle 6 nuove si sono messe a disposizione, ragazze di molta esperienza che hanno dato un contributo importantissimo nello spogliatoio.
Con l'inizio della nuova stagione la squadra si è rafforzata con l'arrivo di giocatrici d'esperienza. Mi riferisco in modo particolare a Roberta Dadda, una che ha grandissima esperienza, un passato ad alti livelli, grandi trofei conquistati. Ho trovato uno spogliatoio che ha saputo accogliermi alla grande e io di conseguenza sono comunque arrivata in punta di piedi. Ho trovato un gruppo molto giovane, un gruppo tra virgolette inesperto, però durante l'anno ho visto una grande crescita sia dal punto di vista tecnico e tattico, ma soprattutto penso a livello mentale, perché per fare certe partite serve una mente vincente. Dobbiamo ancora crescere tanto perché sicuramente la Serie A è un'altra cosa, però sono contenta di dove siamo arrivati, perché comunque l'avere una mentalità vincente non è facile e anche ribaltare certe partite come abbiamo fatto quest'anno non è da tutti, quindi penso che questa squadra possa crescere ancora di più e, ripeto, come l'anno prossimo poter competere per grandi traguardi. Sicuramente l'arrivo suo in squadra ha aggiunto valore, ha portato esperienza e ha permesso di accelerare ulteriormente il percorso di crescita della squadra di Sebastian de la Fuente, che è diventata a tutti gli effetti la squadra di Sebastian de la Fuente proprio da inizio stagione, perché lui prima era vice allenatore, questa è la sua prima stagione da primo allenatore dell'Inter femminile. Cerchiamo di giocare i pali lì, soprattutto quando troviamo squadre più serie. Non diamo solo densità qua senza dare ampiezza, soprattutto in queste partite che ci andiamo a chiudere. E non diamo il riferimento di questi 3, 4 che abbiamo sempre lì tra le linee da fermo, perché lì siamo in una squadra che gioca in 30 metri, siamo marcabili. Quindi cambio, mi muovo, vado a dare ampiezza, trovate voi la soluzione. Fisicamente ci siamo, taglio davanti, cosa mi può fare? Vado, cross, arriva un bel cross, taglio davanti, sempre aspettare l'errore. 7 cross con il Genova che non abbiamo sfruttato. Chi deve andare a fare massaggio va a fare massaggio con Clara, alle 11:30 si mangia. I mister sono due persone fantastiche, umanamente strepitose per me. Con il primo mister, Sebastian, ho un ottimo rapporto. Anche lui mi conosce bene, quindi sa come prendermi, sa quando farmi arrabbiare, quando lasciarmi in pace, e secondo me quest'anno è stato molto bravo, è stato in grado di fare le scelte giuste partita dopo partita. Lo conosciamo anche lui da 3 anni, sì, che ci allena. 3 anni ci allena. E quindi come se lui ci avesse accompagnate in questo cammino che abbiamo fatto. Un rapporto molto tranquillo e sereno, trasparente, non c'è niente da cui nascondergli o preoccuparsi, c'è un dialogo molto facile e che dà anche un aiuto per la serenità che c'è nell'ambiente generale della squadra. Il mister secondo me è riuscito a gestire il gruppo e a prenderci nella maniera corretta, perché non è facile per un uomo gestire un gruppo di 22 donne, quindi ha trovato la chiave giusta tra serietà, tra divertimento, tra il fatto di farci sentire sempre tutte importanti allo stesso modo, sia chi giocava che chi non giocava, quindi ha saputo gestire al meglio qualsiasi situazione, allenamento e partita. Lui vuole capire, vuole sapere tutto di noi, quando magari noi siamo lì a parlare tra di noi, lui vediamo che è lì ad ascoltarci perché proprio vuole conoscerci appieno. Dai raga, dai, andiamo! Il vice allenatore è Antonio, che è mio papà. In realtà la nostra storia in campo va avanti da ormai parecchi anni, perché lui ha allenato me, così come altre mie compagne, diciamo 6 o 7, siamo praticamente cresciute con lui, quindi tutta la trafila delle giovanili, lui è stato il nostro allenatore, e in campo in realtà abbiamo un rapporto molto professionale, perché in campo il nostro rapporto si limita proprio a questioni calcistiche, diciamo, e tra l'altro secondo me è un ottimo allenatore, è molto bravo, e il suo appoggio e il suo lavoro insieme a mister Sebastian è stato molto importante quest'anno per portarci dove siamo arrivate.
Durante questa stagione abbiamo avuto anche dei nostri cori che ci hanno accompagnato tutto l'anno e il mio preferito è il coro per Gloria Marinelli, che è il nostro bomber e che fa Gloria, Gloria, segni tu nell'aria, Gloria, fino anche sul petto, Gloria, cuciamo lo scudetto, Gloria. I wanna be a rock star for a day. I want my 15 minutes of fame, but I've got a face that's made for radio, and my body's a disgrace. So I wanna be a rock star for a day. Got implants everywhere except my brain, 'cause I've got a face that's made for radio, and a voice is made for I don't know. And my songs are kinda lame. Tomorrow you'll forget my name, but you love me anyway. Yeah, you love me anyway. Love me anyway. 3, 2, 1, via. E l'ingresso dell'Inter, sommato a queste ragazze di esperienze, sommato a questo tocco di professionalità che ha dato l'Inter dentro questo gruppo, ha fatto cambiare ragazzi giovani, le ha fatto fare un click per capire che c'era la strada da seguire. Entrando l'Inter, diventando veramente Inter, questo ha infuso un senso anche di responsabilità, di appartenenza, di maggiore attenzione. Se torno indietro a inizio stagione, tutta una serie di cambiamenti, non solo di giocatrici, di inserimento di giocatrici, ma anche il cambiamento dato dall'ingresso dell'Inter, dagli investimenti che l'Inter ha iniziato a fare, e quindi da quanto queste ragazze poi si sono trovate anche una pressione importante, non rendeva assolutamente scontato che si verificasse questo, cioè che si creasse un gruppo forte. Il 24 ottobre 2018 viene ufficializzato il passaggio sotto FC Internazionale Milano, una notizia che era nell'aria già da diverso tempo, che è diventata infine ufficiale, quindi a stagione già iniziata. Che vuoi vedere? Che vuoi vedere? Io sono da sempre in questa squadra, in questa società, poi ovviamente da quest'anno siamo ufficialmente Inter, quindi è stato un passo fondamentale e importantissimo. Quest'anno abbiamo appunto la possibilità di far parte di questa famiglia e per noi è un obiettivo un po' che si raggiunge, un sogno che si realizza, perché è un onore poter indossare questa maglia e poter difendere sempre questi colori, quindi è stato un miglioramento sotto tanti punti di vista, sono migliorate tante cose sia a livello gestionale sia a livello di materiale a disposizione, di visibilità, quindi cerchiamo di essere all'altezza anche di quello che ci mette a disposizione l'Inter. Sicuramente il passaggio sotto FC Internazionale è stato un grande cambiamento. Prima magari non eravamo seguite come adesso, bisogna avere più responsabilità in tutto. È stato un passaggio che non si può spiegare, è stato veramente bello e bisogna avere alte responsabilità adesso che siamo sotto FC Internazionale. Un grande onore, un privilegio, perché non tutti hanno questa grande opportunità di far parte di una società del genere, cioè un sacco di persone vorrebbero essere al nostro posto e lo sappiamo per tutto quello che abbiamo a nostra disposizione anche. Ma sicuramente ci sentiamo molto parte di questa famiglia, il fatto che anche Zanetti sia tanto presente per noi è un po' un punto di riferimento, perché ci fa sentire importanti e fa sentire che appunto la società crede in noi, anche solo venendo a vederci alle partite, dandoci magari un consiglio in più in spogliatoio, e questo appunto per noi che non abbiamo mai avuto la possibilità di avere a che fare con questo tipo di professionismo è una cosa che ci dà uno stimolo in più. Sentiamo fortemente la presenza del club e della società all'interno della nostra realtà e del nostro spogliatoio, e la viviamo quotidianamente attraverso la figura appunto di Ilaria Pasqui, che è sempre presente ai nostri allenamenti e viene sempre a salutarci e a chiederci come stiamo, ma anche attraverso la figura del vicepresidente Javier Zanetti, che è sempre presente a vedere le nostre partite, e questo per noi è molto importante, ci dà proprio un segno di vicinanza da parte della società.
e l'ingresso di Inter diciamo che ha stravolto il nostro mondo, ma l'ha fatto con calma e con i dovuti modi e i dovuti tempi. È la prima ufficiale da FC Internazionale per la squadra di Sebastián de la Fuente, che ha iniziato benissimo questa stagione. Le ragazze avevano talmente voglia che si riproducesse all'interno di questa società quello che magari vedevano già fatto in altre realtà, che nel momento in cui l'Inter è arrivato c'era e c'è stata la più ampia disponibilità possibile da parte loro. Quindi nel momento in cui arriva FC Inter, per loro credo che sia la svolta in qualche modo anche della loro carriera, quindi c'è stata grandissima disponibilità. La prima partita da FC Inter è stato lì sì, nell'intervallo sono entrato e ho detto ma cosa Non è avete? cambiato niente, il pallone era tondo. Il pallone è uguale. Quella partita c'era una tensione, giocavamo contro una squadra comunque brava e molto ordinata che ci ha dato problemi tanto all'andata come al ritorno, quindi però c'era una tensione in più quella partita, anche lì si vedeva. All'indietro per Silvia Pisano, che prova a cercare la palla in mezzo per Fabiana Costi, che prova il destro! E l'Inter passa in vantaggio con il gol di Fabiana Costi. È suo il primo storico gol dell'Inter femminile. La gara contro il Milan è stata una gara emozionantissima, sin da tutta la settimana della preparazione, prima della partita, e quando siamo entrate in campo eravamo tanto emozionate, perché giocavamo contro una squadra che era prima in classifica nella Serie A. Però subito dopo siamo venute fuori, ho fatto 2 gol, 2 bei gol anche, e penso che l'abbiamo condotta nel migliore dei modi, anche se abbiamo perso alla fine. È stata una partita bellissima e ero felice di giocare, partita di Coppa, e diciamo che lì ho capito per la prima volta che la nostra squadra è forte, è veramente forte, perché andare sotto contro una squadra anche forte come il Milan, che comunque gioca in Serie A e noi in Serie B, Era primo in classifica, quindi si stava proprio giocando Noi la abbiamo vetta. ribaltato quella partita, siamo andati in vantaggio di nuovo, mi ricordo a fine primo tempo eravamo sul 3-2, poi ci sta che non la vinciamo, però ho visto che questa squadra ha tanta qualità e questa squadra per il futuro è pronta, noi ci siamo il prossimo anno. Io ho visto la partita di Coppa Italia col Milan, che forse ha rappresentato la difficoltà maggiore, e per quanto sia arrivata una sconfitta ho visto invece una grandissima prestazione della squadra, e poi da lì in avanti forse è scattato ancora qualcosa di più, cioè la consapevolezza di non essere solo una squadra di Serie B, ma essere una squadra che poteva competere con una delle migliori squadre di Serie A. E mi sbaglio, è stato un po' anche un momento che ha aiutato quello. Sì. Iniziata una partita difficile per noi e poi è cambiato tutto in 20 minuti. E lì io, quando siamo entrati nello spogliatoio nell'intervallo, ho visto un gruppo che sapeva di aver fatto un bel lavoro,
e questa consapevolezza di aver fatto un bel lavoro al di là del risultato finale, come hai detto te, della prestazione, e ha fatto capire a loro che erano pronte per quel passo avanti, perché c'è da crescere ancora sulla professionalità di queste ragazze, su tante cose, ma adesso devono crescere in fretta, perché adesso vai a confrontarti. Sì, però a me quella partita, pensando proprio all'inizio, che è stato chiaramente incontri una squadra più forte, perché è ovviamente più forte, e ti trovi poi sotto immediatamente, sinceramente sarebbe stato anche molto facile arrivare a una disfatta. È vero che poteva essere una disfatta, e quindi c'è stato un grande momento di maturità da parte di tutte le ragazze, individualmente e di squadra. È stata un'emozione grandissima, perché era effettivamente il primo derby ufficiale, giocavamo contro una squadra di Serie A, quindi sapevamo che il livello sarebbe stato molto alto. Noi siamo entrate cariche, determinate, e abbiamo dato tutte il 200%, quindi abbiamo tenuto testa a una squadra che è nelle prime posizioni nel campionato di Serie A, quindi siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto, e per poco non riuscivamo anche a fare ancora meglio, però penso che nonostante la sconfitta tutte eravamo molto contenti di come ci eravamo comportate in campo. È stata una partita che ci ha messo alla prova sulla realtà che c'è nel calcio femminile anche in Serie A, e non solo incontrare le squadre di Serie B. C'è una squadra che si sta giocando il primo posto in Serie A, e noi ci siamo resi conto che potevamo farcela, cioè potevamo tenere una squadra del genere. Quindi ci ha portato grande consapevolezza ai nostri mezzi e tanta fiducia in noi stesse. Sono molto contenta di quello che abbiamo fatto, e spero l'anno prossimo di poter di nuovo giocare contro di loro, e spero questa volta di poter dire che Milano è nerazzurra. Noi avevamo chiesto sempre dall'inizio dell'anno senso di appartenenza, abbiamo chiesto anche trovare un'identità di squadra, e quelle partite sono state fondamentali per questo. Nei momenti di difficoltà ne siamo usciti più di squadra, ne siamo più usciti con le qualità individuali. Fuori casa abbiamo avuto qualche partita, tipo Ravenna, Cesena. It's not so hard to look around and get down. Fanno rifinitura oggi loro? Giochiamo contro di noi, sì, mai fatto sabato. Ma perché hanno messo rifinitura? Sì. I'm so let down, baby. What does it mean? Everyone. Soffi? Grazie, sì, hai visto, siamo una scappata di casa, non mi inquadravo. Mister, a che ora? 16ª giornata di campionato, arriva la trasferta di Cesena e arriva dopo una lunga sosta per gli impegni della nazionale. Quando c'è la pausa non è mai facile tornare in campo, perché ci si ferma, alcune ragazze vanno via, quindi si hanno magari allenamenti in cui c'è meno intensità, non si è tutte insieme ad allenarsi, quindi è importante dopo una pausa riuscire a mantenere la concentrazione e ripartire da dove ci eravamo fermati. A lei, falli chiudere. Scusate. Vai. Ancora. A mezzo al bonde. Up and outside. Open outside and Outside. forward. Okay, so up and outside. Yes, Okay. open. Okay. You understand? Sì, grazie. Grazie, mister. Grazie, mister. Find rainbows, they're nowhere inside. What does it mean? What does it mean? I'm so let down, baby.
Buongiorno. Brava Sara! Hai l'obiettivo lì davanti, lo stai per raggiungere, però fermarsi può a volte causare dei cali di attenzione e di concentrazione. E l'Inter è passata in svantaggio con un autogol di Beatrice Merlo. Diciamo che l'autogol di Cesena è stata pura sfortuna, nel senso su una ribattuta loro alta, non so neanche io, ero straconvinta di averla presa e di averla buttata dritta a me e invece ho sbagliato porta, ho fatto gol dall'altra parte. Allora, stavo cercando di capire come fisicamente la palla, cioè quale traiettoria avesse preso, perché è stato proprio un colpo di testa all'indietro che ci ha stupito, cioè io non capivo cosa fosse successo e con quali leggi fisiche la palla poi è giunta in porta. Poi però è riuscita a rimettere tutto a posto con 2 gol, il primo di Costi, il secondo di Regazzoli, bellissimo suo stacco di testa. Sono riuscita a fare il gol e lì è stata una gioia immensa perché segnare alla fine è stato molto bello e poi è stato bello l'abbraccio di tutte le compagne addosso a me. Ci aspettavano nella loro metà campo, si erano chiuse e noi non riuscivamo molto a trovare degli spazi, però poi la squadra più forte viene fuori e per fortuna siamo andate a vincere. È stata una partita importante, abbiamo sempre mantenuto ognuna la testa al posto giusto e quindi la concentrazione ci ha aiutato poi a portare avanti il nostro cammino. Ed è bellissima soprattutto l'esultanza finale, liberatoria, di gruppo, che aveva capito di avercela fatta e di aver superato anche quell'ostacolo, e lì nella trasferta di Cesena arriva l'ennesima vittoria consecutiva. Dopo la trasferta di Cesena arriva la partita decisiva, la partita che può valere tutta la stagione.
può decidere l'obiettivo principale della stagione. L'Inter arriva ad affrontare l'Arezzo in casa, al centro di formazione Suning, sostenuta da un pubblico davvero caldo, davvero numeroso. E paradossalmente arrivi ad affrontare l'Arezzo forte di tutta questa striscia di vittorie consecutive, arriva il pezzo più bello, forse in discesa, e succede qualcosa. Ti alzi, Vea, e ravi la punta! Ti alzi con quella mossa! Marta! Marta! Dai l'importanza alla palla di prima, non perdiamo così, dai! Siamo sta testa un po'! Oh! Gliel'ho già detto. È stata una partita molto sentita, tutta la settimana avevamo già la mente proiettata alla partita della domenica e il primo tempo siamo state un po' frenate, diciamo, condizionate un po' dall'atmosfera e da quello che sarebbe successo dopo e quello che tutti si aspettavano da noi. Ero in panchina tra l'altro il primo tempo di quella partita e stavo soffrendo un sacco perché dicevo, vedere da fuori è sempre una sofferenza quasi maggiore rispetto a che vivere la partita. Sicuramente sentivamo che comunque dovevamo vincere, che dovevamo segnare e questo ci ha un po' slegate come squadra perché ognuna pensava un po' di risolvere la partita da sola, questo non è stato d'aiuto per la squadra. Dai ragazzi! Dai. Mi incuriosisce il fatto di capire come hai gestito quel momento, cioè nel pre-partita, nell'intervallo, perché poi anche alla fine del primo tempo c'era una tensione bestiale, 0-0. Cioè, cosa hai detto alle ragazze e come hai gestito quei momenti? Nell'intervallo, la verità mi sembrava, cioè, anch'io li vedevo che erano molto tese, che c'era una tensione di arrivare a questo risultato e sapevo anche che credevo anche che se facevamo gol e l'1-0 poi si apriva la partita. Quindi le abbiamo dato tranquillità perché sembrava mettere più fuoco, più legna al fuoco non era una cosa da fare in quel momento. Abbiamo dato serenità e tranquillità, le abbiamo dato 2 o 3 indicazioni di come continuare a fare quello che ci ha portato fino a lì. E le abbiamo detto che non ci importava quella partita, anche sì, è vero che ci importava vincere, perché era importante, ma arrivare, come ho detto prima, facendo quello che sapevano fare loro, arrivare alla vittoria con la prestazione. Riescono probabilmente anche attraverso i discorsi col mister a trovare la chiave giusta, rientrano cariche ancora più di prima e arriva il gol che mette la partita in discesa. Destino vuole proprio di Beatrice Merlo.
non ho più visto la palla, l'ho colpita, istinto, poi si può chiamare così, e abbiamo fatto gol, però sono contenta di aver sbloccato la partita e di come sia andata a finire. E da lì l'Inter ha ritrovato se stessa, è tornata a giocare come ha sempre fatto e il risultato parla da solo. 6-0, obiettivo centrato, 17ª vittoria su 17 gare. Ci siamo guardate negli occhi e abbiamo detto ragazzi è il momento di chiuderla. Grazie a voi. Grandissimo. C'è davvero grande emozione, grande soddisfazione da parte delle ragazze che hanno fatto festa, c'erano anche tanti tifosi al seguito a sostenerle e ad incitarle. Eccole qui. Finalmente ce l'avevamo fatta, il fischio finale era un po' il coronamento del sogno, dell'obiettivo e è stata un'emozione grandissima. Vamo Inter, vamo! Abbiamo sentito tantissimo affetto e questa è una cosa che ci ripaga anche di tutti i sacrifici fatti durante l'anno, perché poi vedere che non siamo solo noi ad essere felici del traguardo raggiunto, ma che c'è così tanta gente che ha creduto in noi dall'inizio dell'anno e che può finalmente festeggiare insieme a noi è stata una soddisfazione enorme. Cioè, oltre alla crescita della squadra, sbaglio, perché io ho visto anche sempre più persone che hanno seguito la squadra fino poi alla fine dove c'è stato il pienone, perché questo interessa anche alla società. Noi da quando è entrato l'Inter per noi è diventata una visibilità enorme e sono aumentate le persone che vengono a seguire la squadra, poi anche qualcuna che non la segue di persona ti scrivono, sono molto più attenti a quello che fa, perché vabbè, sappiamo questi colori cosa portano e come voglia di far bene.
Ad oggi il calcio femminile penso che abbia fatto grossi passi avanti. Non siamo ancora, secondo me, a livello di certi paesi europei, però stiamo crescendo. Da quando io ho iniziato a giocare, che ormai sono quasi 20 anni fa, sono cambiate tante cose, soprattutto è cambiato anche il pubblico che ci segue, nel senso che quando ero molto più piccola le persone che venivano a vederci erano veramente poche. Ad oggi invece ho provato a giocare partite anche con 20.000 persone, sia in nazionale ma anche qui in Italia, per cui in Champions League, per cui penso che sia un movimento che sta crescendo e penso e spero che cresca sempre di più, perché spero che le bambine in futuro possano avere le stesse possibilità, diciamo, che possono avere i maschi. Noi ragazze, per fortuna, abbiamo cominciato ad avere più visibilità, gli allenamenti sono più impegnativi, anche da quest'anno ci alleniamo tutti i giorni e i risultati si vedono, più ci danno più riusciamo a ridare. Noi siamo un esempio del cambiamento, Sì, ma sicuramente... lo viviamo, cioè è andato crescendo con noi che diventavamo grandi, diciamo. Quindi sappiamo davvero cosa vuol dire cambiare, e essere più professionali, cambiare mentalità e essere più seguite. È visto come uno sport non per donne, però lo sport è per tutti. La differenza fisica c'è e lo si vede, però noi nel nostro piccolo riusciamo a fare le cose per bene. Proprio qui, all'interno dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro, è successa una delle cose più belle e più emozionanti sicuramente di tutta la stagione di Interwomen. È stata un'emozione indescrivibile, l'ho vissuta anch'io in prima persona. Siamo pronte ad attendere l'Inter femminile e allora godiamoci proprio il momento che sta per arrivare, perché le ragazze verranno chiamate una a una e sfileranno davanti al pubblico di San Siro. Godiamoci in diretta questo momento perché non vogliamo perderci l'emozione sui loro volti. San Siro è speciale, è stata un'emozione, secondo me non si possono trovare le parole giuste. E credo che si vede dalle immagini di come l'ho vissuta, no? E poi una volta fatto quei 100 metri io avevo i brividi e non credevo che fosse possibile avere i brividi dopo 100 metri che fai, no? Quindi è stata una cosa molto bella. Entrare così, essere chiamate davanti a 60.000 spettatori, diciamo che è stata un'emozione grandissima e le emozioni sono indescrivibili. C'è stato un pensiero che mi ha accompagnato quando sono entrata in campo, è stata la mia famiglia, perché mi sono stati sempre vicino, sono il mio tifoso numero 1 e quindi il primo pensiero è andato a loro, al fatto di renderli orgogliosi ogni giorno. A qualcuna di noi è scappata qualche lacrima, perché per qualcuna era lo stadio che magari aveva vissuto da bambina e mai ti saresti aspettato di arrivarci con un campionato vinto, con comunque i tifosi che ti fanno l'applauso. Cioè, penso che sia il sogno dei calciatori maschi, figuriamoci per una ragazza. Beh, è stato un sogno che si è realizzato, perché nessuna di noi avrebbe mai immaginato di entrare in campo a San Siro, sentire il nome al microfono, vedere
la nostra immagine sul cartellone e l'applauso di tutto lo stadio, quindi è stata un'emozione grande. Siamo orgogliose di aver portato così in alto i colori dell'Inter perché è una società che merita il meglio e il fatto di appunto essere entrate in campo e aver fatto quella camminata con tutto il tifo che ci applaudiva è stato un sogno. Now